Cari bambini, oggi vi racconto la favola Disney Encanto. Tanto tempo fa, in un villaggio nascosto tra le montagne della Colombia, c'era una famiglia speciale, la famiglia Madrigal. Vivevano in una casa magica chiamata Casita, che parlava, ballava e si prendeva cura di tutti. Ogni membro della famiglia riceveva un dono magico quando compiva 5 anni. Isabela faceva crescere fiori bellissimi, Luisa era fortissima, Camillo cambiava aspetto, Antonio parlava con gli animali, tutti avevano un potere, tutti tranne Mirabel. Quando fu il momento del suo rito, la porta magica non si accese e Mirabel rimase senza dono. Anche se cercava di essere utile e gentile, spesso si sentiva diversa, come se non fosse abbastanza speciale. Ma un giorno Mirabel notò qualcosa di strano. La casa tremava e le crepe iniziavano a comparire sui muri. La magia della famiglia stava svanendo. Nessuno sembrava volerlo ammettere, nemmeno la nonna Abuela, che guidava la famiglia con amore ma anche con molta severità. «Devo scoprire cosa sta succedendo alla magia», disse Mirabel, con gli occhi pieni di coraggio. «Anche se non ho un potere, posso aiutare». Così iniziò la sua avventura. Cercò indizi ovunque e un giorno trovò un segreto nascosto nelle pareti della casa, una visione dello zio Bruno scomparso da anni. Tutti pensavano che Bruno portasse sfortuna, ma in realtà era solo spaventato dalla sua magia che mostrava il futuro. Mirabel trovò Bruno nascosto dietro un muro, solo e triste. «La mia visione mostrava te, Mirabel», le disse, «e la casa che cadeva a pezzi». «Ma perché?» chiese lei. «Perché qualcosa nella famiglia non va. C'è troppa pressione per essere perfetti», rispose Bruno. «La magia si sta spezzando perché non ci ascoltiamo più». Mirabel capì che il vero problema non era la magia, ma il modo in cui la famiglia si era allontanata. Corse dalla nonna per parlarle con il cuore. «Abuela, tutti cercano di essere perfetti per non deluderti, ma così ci dimentichiamo di chi siamo davvero». La nonna pianse. «Hai ragione, Mirabel. Io ho voluto tenere viva la magia, ma ho dimenticato che la vera magia è la nostra famiglia unita». Proprio in quel momento la casa crollò. Tutti si abbracciarono, tristi ma uniti. Pensavano che fosse finita, ma non era così. Mirabel, con l'aiuto di tutti, iniziò a ricostruire la casa. Ogni mattone veniva messo con amore, con risate, con abbracci. E quando posero l'ultima tegola sul tetto, la porta si illuminò di nuovo. La magia tornò, più forte di prima, ma stavolta non perché ognuno avesse un potere, bensì perché tutti si volevano bene per quello che erano davvero. Anche Mirabel ebbe la sua porta, non una che le dava un potere speciale,
ma una che mostrava tutta la famiglia insieme, felice, unita. E Casita ballava e saltava più allegra che mai.